Ed ecco qua con un altro video, io sono Issam e questo è l'InMotion V8F. Questo video è in collaborazione con cdkoffers.com. cdkoffers.com è il paradiso dei codici a prezzi stracciati per software, giochi e addirittura sistemi operativi da usare su Steam, PlayStation, Xbox o anche PC. Usa il codice sconto Issam per stracciare ancora di più il prezzo e prendere a due soldi Halo, Microsoft Windows 10 Pro, Microsoft Office, Warcraft, FIFA 21, Fortnite e tanti altri. Come si fa? Molto semplice, registrati, cerca quello che ti serve, usa il codice sconto e paga con carta di credito, PayPal o addirittura Bitcoin. Usa il codice di attivazione che trovi nella tua area personale per il software che hai scelto, esattamente come ho fatto io con il mio nuovo Windows 10 Pro, acquistandolo a 10 euro al posto di 259, molto semplicemente incollandolo nell'apposito spazio per l'attivazione o cambio licenza. Dopo aver provato intensamente questo monoruota, posso confermare tranquillamente quello che avevo menzionato nel video precedente di unboxing, che questo monoruota è consigliato sicuramente per principianti, per iniziare, ma non solo, anche per continuare come uso quotidiano di utilità. E principalmente sono tre le cose che mi sono piaciute tanto in questo monoruota. La prima cosa è il peso, perché pesa veramente poco, 14,4 kg, che potrebbe sembrare tanto per qualcuno, ma in realtà per un monoruota è veramente leggero. Questo peso aiuta tantissimo a sollevare il monoruota, per esempio sulle scale, aiuta tantissimo a gestirlo molto più facilmente. Abbiamo qui la maniglia estraibile, quindi si può portare in giro come un trolley. Basta spingere un pochino la maniglia e il monoruota sente il cambiamento di inclinazione. Ovviamente il motore entra in azione e sale da solo ruotando la ruota sopra il gradino, esattamente come tutti i monoruota, solo che questo è molto leggero e molto maneggevole da quel punto di vista. La seconda cosa che mi è piaciuta tanto, che nonostante il peso, questo monoruota ha un motore da 1000 watt, che non è tanto ma non è neanche poco. Lo definirei il giusto equilibrio sia per l'accelerazione e la velocità massima di 35 km/h che può raggiungere questo monoruota tranquillamente, e definirei 1000 watt non il minimo ma secondo me il giusto per la frenata in sicurezza di un monoruota. Adesso proviamo la frenata, accelero al massimo, qui sono in discesa, vediamo come se la cava. Ok, rifaccio un'altra volta, sono al massimo, freno. Ok, frena molto bene per un 1000 watt. Tra l'altro la cosa molto positiva è che non vibra tanto durante la frenata. Questa è una cosa molto positiva anche per i principianti. La terza cosa che mi è piaciuta tantissimo in questo monoruota è proprio la ruota da 16 pollici di diametro con una larghezza da 2,12 di pollici. Non solo, anche la forma della ruota, della gomma, che aiuta moltissimo sia a gestire la ruota in accelerazione e anche in velocità, ma anche in frenata improvvisa e molto forte, quindi una decelerazione molto forte non causa assolutamente uno sfarfallio, ma neanche durante l'entrata in un tombino o in una buca o irregolarità della strada. E il confronto lo sto facendo con il Ninebot Z10, che è una ruota completamente differente, molto più pesante e quindi più stabile in un certo senso, specialmente se dovete cambiare improvvisamente il vostro peso perché dovete sistemare lo zaino, avete qualcosa in mano o una raffica di vento molto forte. Sicuramente più stabile perché è più pesante, e anche la forma della ruota. D'altra parte, se ci sono delle irregolarità nella strada, un solco, una buca, ecco, lì è la ruota che gestisce voi, non voi che gestite la ruota. E adesso proviamo lo sterrato come se la cava. Ovviamente non è una ruota per lo sterrato, però comunque vedete che se la cava benissimo sullo sterrato tranquillamente. Ok, questa è una discesa sullo sterrato, vediamo come se la cava. Anzi, vediamo come me la cavo io, perché
perché qua la strada è un po' disastrata e come potete notare si cava benissimo nonostante i solchi nello sterrato, cosa che è molto più difficoltosa per esempio con il Ninebot Z10, perché la ruota non è adatta e quando c'è un solco è lei che guida voi, non voi che guidate lei, ed è veramente pericoloso, specialmente all'inizio che state imparando. Qua la curva di apprendimento è completamente differente perché siete voi che gestite la ruota, non la gestite con il vostro peso, ma la gestite direttamente con le gambe, con i piedi. E qui vi do un consiglio differente rispetto a quello che avevo detto durante l'unboxing, è di togliere il proteggi caviglia. Perché? Perché questa ruota è molto sottile e questa parte qua non è tanto larga, e se volete gestire bene la curva dovete appoggiarvi da questa parte e inclinare un pochino la ruota con le gambe, e questo si gestisce meglio sicuramente se avete le gambe un pochino più strette in questa zona e non tanto larghe. Ovviamente qualcuno potrebbe definire questa ruota un po' più nervosa rispetto alle ruote con un peso maggiore. D'altra parte questa cosa è positiva per i principianti perché, come ho detto, si può gestire tranquillamente con i piedi piuttosto che appoggiare il peso o inclinare il peso. Andare sul pavé disastrato di Brugherio con questo monoruota è stato veramente un piacere, non solo anche sui sanpietrini è tranquillamente gestibile e non ti senti assolutamente in balia del caso, della buca che ti arriva e ti scombussola tutto. No, con questa ruota vai, viaggi tranquillamente e non li senti neanche, nonostante che non abbia l'ammortizzatore. E questo proprio grazie alla forma della ruota con camera d'aria e sulla quale c'è scritta la pressione raccomandata che va da 35 a 45 psi. Io personalmente con il mio peso ho preferito la pressione a 40 psi, che corrisponde esattamente a quello che è raccomandato nel manuale di istruzioni in bar 2,8 bar, manuale di istruzioni veramente completo, c'è tutto sul manuale di istruzioni, molto interessante leggerlo, anzi è un dovere leggerlo prima di utilizzare il monoruota per la prima volta, perché ci sono tante raccomandazioni utili e anche un pochino di tutorial per come utilizzarlo. A proposito vi faccio vedere che figata questo casco, abbiamo la visiera magnetica che si può attaccare così. Anche la gestione del gonfiaggio della ruota è fatto molto bene, infatti qui come potete notare abbiamo la valvola inclinata, non solo, abbiamo la possibilità di aprire questo sportellino per accedere meglio alla valvola e gonfiare la gomma. Dovete sapere ovviamente che il V8F è una evoluzione della versione V8 che ha portato delle migliorie, di cui le pedane che ho trovato molto comode, molto larghe, l'inclinazione è ottima, i piedi rimangono incollati saldamente, ovviamente grazie all'adesivo antiscivolo, ma anche questa parte qua in silicone che circonda la pedana. L'InMotion V8F è dotato di un pulsante di sicurezza che disattiva l'accelerometro, quindi la ruota completamente una volta premuto, sia per sollevare il monoruota senza che la ruota inizi a girare. Vedete che adesso gira, ovviamente io mi inclino in avanti o indietro e continuo a girare, poi si blocca per sicurezza perché sente che sta girando a vuoto. Questo ovviamente non succede quando tiriamo sulla ruota con il bottone, vedete che è stabile. Non solo, una volta premuto il bottone possiamo inclinarlo e appoggiarlo in questa maniera e lasciare. Una volta che vogliamo rimetterlo in posizione per andare, ecco, possiamo rinclinare un'altra volta ed entra in azione l'accelerometro e vi lancia la ruota. Ovviamente il fatto che questa ruota è molto sottile si presuppone che non possa bilanciarsi in questo modo, quindi parcheggiare temporaneamente. Invece, come potete notare, la ruota si può appoggiare temporaneamente così, cosa che è molto comoda e fondamentale per evitare di dover appoggiare la ruota sull'asfalto o su un'altra superficie e quindi rigarla. E cosa potrebbe succedere eventualmente se dovesse cadervi dalla mano o direttamente durante la corsa? Beh, molto semplice, ha un meccanismo di sicurezza che, come potete notare, blocca la ruota, non gira neanche. Adesso la caduta era
veloce. Ovviamente quando la tirate su la ruota torna in equilibrio. Sulla parte anteriore del manico abbiamo il bottone di accensione e spegnimento, basta cliccarlo una volta si accende la ruota e bisogna tenere premuto per spegnere la ruota. Qui abbiamo l'indicatore di carica della batteria che ha 5 tacche, in questo momento sono solamente a 3 tacche e se clicchiamo il bottone quando il monoruota è acceso si accende la luce anteriore, mentre la luce posteriore rimane sempre accesa e inizia a lampeggiare durante la frenata. L'InMotion V8F arriva con un caricabatterie da 84 volt 1,5 A che riesce a ricaricare completamente la batteria in circa 4 ore e mezzo. Batteria da 20 celle in serie, quindi 72 volt con una capacità di 7,19 ampere, ovvero 518 watt, che riesce a dare un'autonomia a questa ruota di circa 40-50 km, ovviamente a seconda del vostro peso, pendenza, a seconda della vostra modalità di guida, quindi se rallentate tanto, se accelerate tanto, eccetera eccetera, però più o meno sono da 40-50 km con un minimo di 35 km. Per quanto riguarda la velocità massima di questo monoruota è di 35 km all'ora. Una volta raggiunti i 34-35 inizia a inclinarsi leggermente indietro per avvisarvi che state raggiungendo la velocità limite. Infatti adesso inizia a farlo. Questa ovviamente è una caratteristica di tutti i monoruota, ecco. In questo in particolare è un po' più accentuato, quindi lo sentite un po' di più che vi spinge un po' indietro, ovviamente per questione di sicurezza. La cosa che mi piace tantissimo in questo monoruota è la capacità o diciamo l'agilità in curva, è molto agile. Ovviamente questo è perché è leggero, ma anche per le caratteristiche della gomma che non è tanto larga ma anche abbastanza arrotondata. Adesso proviamo la solita salita, anche se non fa testo perché le ruote di solito hanno una coppia molto maggiore rispetto ai monopattini e le biciclette elettriche. Infatti adesso mi inclino proprio partendo da qui e la ruota mi spinge indietro perché probabilmente ho raggiunto la velocità limite. Quindi d'ora in poi per i monoruota facciamo la prova della solita rampa, sia in discesa per vedere il potere frenante di ogni monoruota e anche ovviamente la salita della rampa. Adesso proviamo la discesa. Adesso inizio a frenare, ok, da subito, siamo a 9 km all'ora, 10 km all'ora, comunque riesce a frenare abbastanza bene. Adesso invece facciamo la prova della solita rampa e vediamo come se la cava. Ok, questa è la velocità massima della rampa. Per quanto riguarda la pendenza massima consigliata con questa ruota è di 30 gradi, si può anche ovviamente a seconda del peso andare con una pendenza maggiore, come ho fatto io tranquillamente nella prova della solita rampa. Invece il carico massimo è di 120 kg, l'impermeabilità IP54, quindi si può andare durante la pioggia, una pioggia leggera o anche forte senza problemi, si può anche andare in pozzanghere eccetera eccetera senza problemi anche. Non si può immergere e non si può lasciare ovviamente sotto la pioggia, ma non credo che la lascerete questa bellezza sotto la pioggia. Dopo un po' di chilometri che vi siete impratichiti, l'applicazione vi dà la possibilità di sbloccare la velocità a 35 km all'ora, velocità massima, che una volta che raggiungete 34-35, come ho detto, la ruota cerca di inclinarvi un pochino indietro. Non è un pochino perché questa cosa è un po' più accentuata in questa ruota o probabilmente anche in tutti gli InMotion. Ovviamente questo vi fa desistere assieme al suono tramite l'altoparlante che si trova sul retro della ruota, altoparlante con un volume abbastanza alto. Per quanto riguarda i suoni, sono dei suoni, però potete comunque personalizzare i suoni che volete o comprarne già personalizzati, per esempio con la vostra voce. Vedete che qua c'è il welcome, quando lo accendete questo è il suono che emette.
ci sono tutti questi suoni che ci sono già di default, però se volete basta schiacciare il bottone registra, registrate un suono che volete e viene emesso tramite l'altoparlante. Personalizzazione secondo me molto utile, molto più utile sicuramente di poter emettere della musica tramite l'altoparlante, perché vi fa distinguere un problema, un suono dall'altro, e non solo, ecco, l'applicazione vi permette di diagnosticare un problema eventualmente se c'è. Non solo, una volta che avete diagnosticato il problema potete contattare la ditta direttamente spedendo il log direttamente dall'applicazione, così i tecnici eventualmente possono diagnosticare il problema ed eventualmente risolverlo. L'applicazione è davvero molto vasta, completa, vi permette di fare di tutto, ha dei dati di diagnostica, è un'applicazione veramente fantastica e ci vorrebbe un video intero solamente per parlare dell'applicazione, ma vi menziono qualche cosina interessante. Per esempio possiamo bloccare e sbloccare la ruota, quindi nessun altro potrebbe entrarne in possesso né utilizzarla tranne se la bloccate. Questo ve lo permette l'applicazione solamente dopo esservi impossessati del veicolo tramite il numero di serie che è scritto sia nel manuale di istruzioni ma anche sulla ruota, che potete scansionare direttamente tramite l'applicazione eventualmente per non emettere il numero completo, e dovete anche immettere la password del Bluetooth, password che è scritta nel manuale di istruzioni con 6 zeri. In realtà non mi ha funzionato 6 zeri, ho messo 4 zeri, mi ha funzionato, non so se questo è un difetto o magari è una scritta sbagliata sul manuale di istruzioni. L'applicazione vi permette di cambiare le luci LED RGB sul veicolo, potete scegliere uno di quelli che ci sono già o potete personalizzarli a vostro piacere tramite l'applicazione cliccando su DIY. Si può anche gestire il volume dell'altoparlante, si può anche gestire la sensibilità dei pedali. Cosa vuol dire? Che quando siete al 100%, appena vi inclinate la ruota inizia subito ad agire, a accelerare o anche decelerare, però se la mettete allo 0% vi dà un margine, diciamo, di errore o di inclinazione che se siete novelli, quindi non sapete gestire ancora bene la vostra inclinazione, c'è un margine di tolleranza. Ecco, potete provarlo, vedere se volete iniziare in questa modalità o direttamente con la sensibilità al 100%. Il monoruota, come abbiamo visto nel video precedente di unboxing, arriva bloccato, si sblocca tramite l'applicazione o anche un altro metodo scritto nel manuale di istruzioni, e questo per il trasporto, per evitare l'accensione accidentale. Ma se volete trasportarlo per esempio da qualche parte, potete anche attivare la modalità di blocco per evitare sempre la stessa cosa. Se siete principianti, come ho detto, questo monoruota è consigliato per principianti. Potete attivare la modalità commuting, ovvero è una modalità con accelerazione e decelerazione un po' più graduale rispetto all'off-road. Il monoruota arriva di default messo off-road, dove ha l'accelerazione e la decelerazione massima. Si può calibrare eventualmente l'accelerometro. All'interno delle impostazioni di calibrazione si può scegliere la posizione iniziale o la posizione 0. Il monoruota arriva con la posizione iniziale a 0, ecco, che è orizzontale, completamente orizzontale a terra. Si può mettere una inclinazione positiva, dove, come potete notare, il monoruota ha una posizione iniziale inclinata con le punte, diciamo, inclinate in giù, o eventualmente al contrario con le punte inclinate in su. Ecco, vedete che cambia posizione da solo. E a cosa serve questo? Beh, se le punte sono inclinate in su, ecco, avete una facilità, una rapidità di accelerazione, perché basta inclinarsi poco in avanti o spingere le punte in avanti e avete l'accelerazione massima. Mentre se siete al contrario, quindi le punte sono puntate in giù, le punte davanti sono puntate in giù, avete una facilità maggiore per la frenata e la decelerazione. Se siete principianti vi consiglio una inclinazione positiva da 3 fino a 4,5-5 gradi. Questo
vi facilita la frenata ed è ovviamente più sicuro, specialmente se state imparando, o potete anche lasciarlo a zero. Sicuramente non dovete mettere una inclinazione negativa, e questo ho notato particolarmente in questa ruota, che aiuta anche durante le curve. Se fate delle curve molto strette lentamente, aiuta ad evitare che la ruota si inclini in automatico in avanti, e questo vi aiuta a mantenere l'equilibrio durante questi giri stretti. L'applicazione permette il monitoraggio in tempo reale della velocità, del consumo, dell'accelerazione, della decelerazione e della potenza erogata. La velocità, vi fa tutti i grafici, la temperatura, monitora praticamente tutto. Non solo nella schermata principale, vi fa vedere anche i chilometri rimanenti di autonomia. Possiamo vedere il tutto in un'unica schermata e possiamo anche registrare il tutto, quindi il nostro percorso, l'accelerazione, decelerazione, tutti i dati, temperatura, all'interno dell'applicazione, e vedere tutti questi dati successivamente, sia il percorso ma anche è una specie di video sul GPS, vi fa vedere cosa sta succedendo. È fantastico, mi piace tantissimo perché si può comprendere meglio e capire il comportamento nostro e la risposta della nostra ruota. E come al solito vi lascio link e coupon sconto a questo monoruota, raccomandato come monoruota utilitario per uso quotidiano, ma non solo, anche per principianti, per iniziare. Tutto nella descrizione del video. Se avete delle domande lasciatele giù nello spazio commenti. Nel frattempo vi saluto e ciao, alla prossima.